Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme quest'angioletto. Io in questo caso l'ho realizzato bianco con il contorno dorato. Oggi lo realizzeremo bianco col contorno argentato. Prima di presentarvi il materiale e metterci al lavoro, vi vorrei ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Per la realizzazione del nostro angioletto, che è una delle decorazioni natalizie che io vi voglio proporre, però sarà il primo degli angioletti comunque sia che ho in testa di fare, utilizzeremo cotone numero 5 bianco, il cotone argentato, in questo caso è il filo d'argento. Lavoreremo il tutto con l'uncinetto 1,75, poi avremo bisogno di un anellino che io ho ricavato dalle bottiglie di plastica per fare appunto la coroncina del nostro angioletto, delle forbici e del cotone per mettere all'interno della testolina. Partiamo con la lavorazione, quindi prendiamo il cotone e facciamo un cerchio magico. Tiriamo il filo, facciamo una catenella e all'interno del cerchio magico lavoreremo 10 mezze maglie alte. Quindi 1, 2, 3. Lavorate le nostre 10 mezze maglie alte, tiriamo la codina iniziale, la stringiamo per bene e chiudiamo con maglia bassissima nel primo punto formato. Ci rialziamo con una catenella e nello stesso punto rientriamo e lavoriamo 2 mezze maglie alte, quindi dovremo lavorare 2 mezze maglie alte per ogni punto sottostante, quindi fare un aumento per punto e arrivare quindi a 20 mezze maglie alte, quindi 2 per ogni punto sottostante. Arrivati alla fine chiudiamo sempre nel primo punto con maglia bassissima, quindi ora ci rialziamo sempre con una catenella, facciamo una mezza maglia alta nello stesso punto e faremo una mezza maglia alta per ogni punto sottostante, quindi dovremo fare 20 mezze maglie alte, quindi 1 per punto per punto. Arrivati alla fine chiudiamo sempre nel primo punto formato con una maglia bassissima. Giriamo un pochino il lavoro perché lo dobbiamo lavorare dal dritto, anche perché stiamo lavorando la testolina del nostro angioletto. Qui abbiamo fatto il primo giro di punti bassi senza aumenti, quindi abbiamo fatto di mezze maglie alte, scusatemi. E ora dovremo fare un altri 2 giri di mezze maglie alte, sempre senza effettuare nessun aumento. Quindi ci rialziamo con una catenella e una mezza maglia alta nello stesso punto e rientriamo punto su punto facendo sempre delle mezze maglie alte. Quindi facciamo questo giro che è il secondo giro, tutto di mezze maglie alte, e dopodiché faremo un altro giro, quindi in tutto sono 3 giri di mezze maglie alte punto su punto. Arrivati all'ultimo punto ci riagganciamo sempre al primo con maglia bassissima, ci rialziamo con una catenella, facciamo sempre una mezza maglia alta nello stesso punto
e andiamo a lavorare l'ultimo giro di mezze maglie alte. Quindi abbiamo fatto il primo, il secondo e il terzo. Quindi sempre una mezza maglia alta per ogni punto sottostante. Arrivati alla fine ci riagganciamo sempre con una maglia bassissima al primo punto formato. Quindi abbiamo fatto la nostra parte della testa. Ora dobbiamo effettuare delle diminuzioni, quindi dovremo fare due diminuzioni, una diminuzione per punto. Dobbiamo ritornare ad avere 10 mezze maglie alte, quindi ci rialziamo sempre con una catenella ed entriamo nella costina sempre di questo punto di base e nell'altra costina del punto successivo. Tiriamo il filo nelle due costine e chiudiamo insieme. Questi sono i primi due punti. Prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella costina esterna, nella prima e nella seconda. Prese queste due costine, tiriamo il filo all'interno solo delle costine che abbiamo appena preso. Abbiamo 3 fili sull'uncinetto e chiudiamo con le nostre due mezze maglie alte. Continuiamo così prendendo le costine esterne, tirando il filo all'interno di queste costine e chiudendo tutto insieme, e otterremo le nostre diminuzioni facendo sempre due mezze maglie alte chiuse insieme, però prendendo solo la costina esterna. Quindi dobbiamo ottenere alla fine, dobbiamo avere 10 mezze maglie alte, quindi le chiudiamo tutte a 2 fino alla fine. Arrivati alla fine avremo le ultime due costine, quindi 1 e 2, le prendiamo, tiriamo il filo e tiriamo il tutto e ci chiudiamo alla prima formata con maglia bassissima. Tiriamo un pochino il filo e ora riempiamo la nostra testolina. Prendiamo l'ovatta e riempiamo la testa. Ci aiutiamo con l'uncinetto, comunque entriamo tutto all'interno . Se voi volete fare un angioletto più grande, potete aumentare i punti iniziali della testa, quindi a posto di 10 farne o 12 o 14 e poi vi regolate, perché la lavorazione vi assicuro che è molto semplice e adattabile a tutte le misure. Quindi potete tranquillamente ottenere cioè farlo più grande, più piccolo, sempre con la stessa lavorazione, adattarlo comunque ai punti che avete. Ok, abbiamo riempito la testolina e ora riprendiamo la nostra lavorazione. Allora facciamo una catenella e nello stesso punto rientriamo ed eseguo una maglia alta. Ed ho ottenuto, questa la conto come prima maglia alta. Nello stesso punto ne faccio un'altra, quindi 2 maglie alte nel primo punto, e ora faremo per ogni punto sottostante 2 maglie alte per ogni punto.
quindi alla fine otterremo 20 maglie alte. Quindi lavorate le maglie alte per ogni punto sottostante fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivati qui all'ultimo punto, lavoriamo le ultime 2 maglie alte, quindi 1 e 2, e chiudiamo qui dove abbiamo fatto la prima catenella, in questo spazietto con maglia bassissima. Quindi poi giustamente la sistemate mano a mano. Per ora la lavoriamo. Abbiamo ottenuto la parte del collo, diciamo, del nostro angioletto. Quindi ora continuiamo la nostra lavorazione. Ora ci rialziamo con 3 catenelle, prendiamo il filo 2 volte sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia alta doppia, 2 catenelle e nello stesso punto, prendendo il filo 2 volte sull'uncinetto, rientriamo e facciamo altre 2 maglie alte doppie. Le 3 catenelle che abbiamo fatto iniziali ci sostituiscono la prima maglia. Ora bisogna fare un calcolo. Abbiamo 20 maglie di base, quindi abbiamo fatto 20 maglie alte. Dobbiamo suddividere il lavoro, quindi lavorare le nostre 7 maglie, poi lavoreremo 3 maglie, parliamo sottostanti, poi altre 7 maglie lavorate diversamente e altre 3 maglie. Ora vi spiego. Dobbiamo formare 4 gruppi di 2 maglie alte doppie, 2 catenelle e 2 maglie alte doppie, prendendo 7 punti nella base. Quindi abbiamo formato il primo nel primo punto, poi senza catenella prendiamo il filo 2 volte sull'uncinetto, saltiamo una maglia di base, andiamo alla terza e facciamo un altro gruppetto di 2 maglie alte doppie, due catenelle, di nuovo il filo 2 volte sull'uncinetto e nello stesso punto 2 maglie alte doppie. Quindi abbiamo fatto la prima e la seconda. Quindi abbiamo formato il secondo gruppetto separato da una maglia di base, abbiamo lasciato una maglia di base. Ora riprendiamo il filo 2 volte sull'uncinetto, lasciamo un'altra maglia di base, andiamo all'altra, alla successiva, e facciamo un altro gruppetto, quindi sempre 2 maglie alte doppie, 2 catenelle e 2 maglie alte doppie nello stesso punto. Quindi abbiamo fatto il terzo gruppetto. Riprendiamo il filo 2 volte sull'uncinetto, lasciamo sempre, saltiamo una maglia, andiamo nella successiva e facciamo il quarto gruppetto, quindi sempre formato da 2 maglie alte doppie, 2 catenelle e nello stesso punto 2 maglie alte doppie. E qui abbiamo formato i nostri 4 gruppi che li abbiamo sviluppati in 7 maglie di base. Ora prendiamo il filo sull'uncinetto una volta perché dobbiamo effettuare una
Nel punto seguente, quindi senza saltare, lavoriamo 2 maglie alte, scusate, nello stesso punto. Quindi 2 maglie alte nel punto seguente, 2 maglie alte sempre nello stesso punto, e nel punto seguente 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi continuiamo con 2 volte il filo sull'uncinetto, andiamo nella maglia successiva e lavoriamo il primo gruppetto della seconda sezione del nostro angioletto. Quindi 2 maglie alte doppie, 2 catenelle, 2 maglie alte doppie nello stesso punto. E ripetiamo, comunque formiamo i 4 gruppetti che abbiamo fatto da questa parte, li riformiamo da questa parte. Quindi lavoriamo sempre 2 maglie alte doppie, 2 catenelle, 2 maglie alte doppie, saltiamo una maglia, nella prossima un altro gruppetto fino a formare 4 gruppetti. Formati i nostri 4 gruppetti, ci ritroviamo con i 3 punti. Quindi una volta il filo sull'uncinetto, nel punto seguente facciamo 2 maglie alte nello stesso punto, nel punto seguente 2 maglie alte sempre nello stesso punto, quindi 3 gruppetti di 2 maglie alte, e nell'ultimo punto faremo 2 maglie alte nello stesso punto. Ci chiudiamo nella terza catenella del primo punto, e qui già abbiamo fatto la prima sezione del nostro angioletto. Con maglia bassissima ci spostiamo nell'archetto, quindi facciamo la prima maglia bassissima e la seconda e ci spostiamo nel primo archetto. Qui faremo 2 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta e lavoriamo 2 maglie alte, quindi in sostanza sono 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte nello stesso archetto. Quindi facciamo questi gruppetti di 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'altro archetto e facciamo la stessa cosa. Quindi lavoriamo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte nello stesso archetto. 2 e 3. E proseguiamo così per gli altri 2 archetti. Lavorati i nostri archetti, prendiamo il filo sull'uncinetto e qui abbiamo i 3 punti centrali, che sono questi. Prendiamo il filo e andiamo nel punto centrale dei 2 lavorati, dei primi 2, e lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto. Andiamo nel secondo gruppettino e andiamo nella parte centrale e lavoriamo sempre 2 maglie alte nello stesso punto e facciamo la stessa cosa nell'ultimo gruppettino di 2 maglie alte, ne lavoriamo altre 2 sempre nello stesso punto.
prendiamo il filo sull'uncinetto e continuiamo a lavorare i gruppetti di 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte negli archetti. E li lavoriamo in tutti gli archetti, anche da questa parte, come abbiamo fatto da questa. Lavorate i nostri gruppetti, ritorniamo sempre nelle maglie alte che abbiamo fatto in precedenza e dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto da questa parte. Quindi prendere la parte centrale dei punti e lavorare 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi ripetiamo la lavorazione che abbiamo eseguito nella prima parte, la ripetiamo in questa parte. Quindi 2 maglie alte nello stesso punto. E ci chiudiamo qui praticamente nella prima maglia con maglia bassissima e abbiamo ottenuto la lavorazione delle ali e di un pezzettino di corpetto. Ora proseguiamo con l'unione e quindi la parte inferiore del nostro angioletto. Quindi qui stiamo lavorando nel primo punto dell'archetto. Facciamo una catenella e nello stesso punto una mezza maglia alta, una catenella, voltiamo, prendiamo il filo sull'uncinetto e voltiamo il lavoro dall'altra parte in modo, guardate, quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, prendiamo il lavoro, lo voltiamo e da questa parte ci ritroviamo l'ultimo punto dell'archetto. Quindi vi lavoriamo in quest'ultimo punto una mezza maglia alta. Quindi abbiamo fatto 1, una catenella 2, 3. Continuiamo a lavorare mezze maglie alte, quindi 4, 5, 6, 7, quindi una per punto, 8, 9 e la decima è sempre il primo punto dell'archetto. Poi facciamo 11 la catenella, prendiamo il filo, giriamo nuovamente il lavoro e andiamo a riprendere sempre l'ultima maglia dell'archetto. Quindi ci ricongiungiamo all'ultima maglia e lavoriamo una mezza maglia alta. Continuiamo, quindi abbiamo detto 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Dovremo avere alla fine 18 mezze maglie alte. Dopodiché prendiamo la prima maglia formata, che è questa qua, e ci chiudiamo. Se voi vi ricordate abbiamo fatto una catenella e la mezza maglia alta,
ci chiudiamo all'interno con maglia bassissima. Un attimino. E abbiamo unito le estremità, quindi abbiamo unito le ali del nostro angioletto. Ora procederemo a fare la parte di sotto. Facciamo una catenella, prendiamo il filo sull'uncinetto e una maglia alta nello stesso punto. Poi eseguiamo 2 catenelle, entriamo sempre nello stesso punto e facciamo una maglia alta. Quindi facciamo un punto a V, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Saltiamo una maglia, quindi in questo caso saltata questa, lavoriamo nella parte laterale e lavoriamo sulla catenella che abbiamo fatto laterale. Quindi facendo maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Ne saltiamo una e nell'altra facciamo sempre maglia alta, 2 catenelle, e maglia alta nello stesso punto e continuiamo così fino alla fine del giro, quindi facendo un punto a V, saltando un punto di base. Arrivati alla fine saltiamo un punto e lavoriamo nell'ultimo punto che abbiamo disponibile e facciamo sempre maglia alta, 2 catenelle e maglia alta e ci ricongiungiamo al primo punto con maglia bassissima. Quindi il primo giro è stato eseguito. Ora con maglia bassissima entriamo nell'archetto. Nell'archetto faremo 2 catenelle e ci sostituiscono la prima maglia e ne faremo un'altra, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nello stesso archetto. Quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte e le lavoriamo in tutti gli archetti disponibili fino alla fine del giro. Lavoreremo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Fino ad arrivare alla fine. Arrivati alla fine ci agganciamo proprio qui nella seconda catenella con maglia bassissima. Ci spostiamo sempre con maglia bassissima nel primo archetto formato e ripetiamo quello che abbiamo appena fatto. Quindi 2 catenelle ci sostituiscono la prima maglia, una maglia alta, una catenella e 2 maglie alte, 1 e 2. L'unica cosa che qui in questo giro dobbiamo aggiungere 2 soli aumenti che io otterrò con l'inserimento di una catenella in più e la farò nelle parti laterali. Quindi il primo giro 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, il punto successivo sempre il gruppetto lo farò di 2 maglie alte, 2 catenelle, quindi qui aggiungerò una catenella e 2 maglie alte. Poi proseguirò in modo speculare al giro precedente, quindi lavorerò 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte
e quando arriverò all'altra parte laterale lavorerò anche qui un gruppetto con 2 catenelle, quindi praticamente farò 2 soli aumenti. Quindi lavoriamo sempre i gruppetti per come si presentano, quindi in questo caso e arrivati alla parte laterale lavoreremo 2 maglie alte con 2 catenelle e 2 maglie alte. Arrivati qui, che è la parte proprio laterale, qui lavoreremo le nostre 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte e poi proseguiremo con il modulo che abbiamo fatto all'inizio, ovvero 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Arrivati all'ultimo punto ci agganciamo sempre alla seconda catenella del primo punto e chiudiamo con maglia bassissima. Ci spostiamo sempre con maglia bassissima all'interno del primo archetto che abbiamo a disposizione e qui faremo 2 maglie alte, quindi iniziamo con 2 catenelle, ci sostituiscono la prima maglia, poi un'altra maglia alta, 2 catenelle e 2 maglie alte. Andiamo nell'altro archetto e lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte e faremo questo fino alla fine del giro. Arrivati all'ultimo punto ci chiudiamo sempre nel primo punto formato, rientriamo nell'archetto, facciamo 2 catenelle e sempre una maglia alta, facciamo 2 catenelle e sempre nello stesso archetto lavoriamo 2 maglie alte, una catenella e facciamo sempre 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nell'archetto, una catenella, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nell'archetto e continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivati alla fine facciamo una catenella e ci ricongiungiamo nella parte iniziale con maglia bassissima. Ora faremo l'ultimo giro del nostro angioletto, quindi rientriamo nell'archetto e qui lavoriamo 2 catenelle e 5 maglie alte nello stesso archetto, quindi 3, 4 e 5 contando anche le 2 catenelle iniziali che mi sostituiscono la prima maglia. Dopodiché qua al centro mi chiudo con maglia bassa, prendo il filo sull'uncinetto e lavoro sempre 5 maglie alte, quindi 2, 3, 4
e 5. Vado al centro dei due archetti e chiudo con maglia bassa e quindi continuo così fino alla fine del giro. 5 maglie alte nell'archetto e al centro degli archetti mi chiudo con maglia bassa. Arrivata all'ultimo archetto mi chiudo sempre con maglia bassa al centro e riprendo sempre con maglia bassissima, chiudo anche la parte iniziale, quindi delle 2 catenelle, e posso tagliare il filo. Lo fisso per bene e ho terminato la lavorazione dell'angioletto. Ora prendiamo il filo argento e contorniamo il nostro angioletto. Possiamo partire benissimo anche da qui che abbiamo terminato la lavorazione, così ci lavoriamo anche un pezzetto di questo filo prima di tagliarlo, del filo pure bianco. Quindi entriamo nel punto finale e tiriamo il filo argentato, facciamo una catenella e rientriamo nello stesso punto e facciamo una maglia bassa. Ora lavoriamo delle maglie basse, quindi in questo caso nell'archetto che si presenta lavoriamo le nostre 2 maglie basse. Nella terza maglia centrale lavoreremo maglia bassa, catenella e maglia bassa nello stesso punto. Dopodiché continuiamo la lavorazione con solo maglie basse per gli altri punti, quindi prendiamo tutti i punti a disposizione e ci lavoriamo una maglia bassa per punto. A parte la maglia centrale, quindi in questo caso questa qua del nostro archetto di 5 maglie, dove lavoreremo maglia bassa, catenella e maglia bassa nello stesso punto, le altre maglie le lavoreremo con semplice maglia bassa. Quindi contorniamo tutto il nostro angioletto e ci rivedremo alla fine. Arrivati alla fine facciamo le ultime maglie basse e ci chiudiamo nella prima maglia bassa formata. Con maglia bassissima. Dopo eseguita la prima la maglia bassa di chiusura, ecco, prendiamo un punto, facciamo una maglia bassissima e possiamo sfilare il filo. Tagliamo il nostro filo, lo agganciamo e lo fisseremo per non farlo sfilare all'interno delle nostre maglie basse che abbiamo effettuato. Quindi lo facciamo passare all'interno delle maglie, cercando comunque sia di nasconderlo, ma nello stesso tempo di fissarlo un pochino, quanto non si sfili poi il lavoro. Dopodiché lo tagliamo. Lo tagliamo sempre dalla parte dietro, quindi dalla parte interna della lavorazione. Ok. Poi andremo a tagliare i fili in eccesso.
Ora andremo a lavorare le ali. Prendiamo sempre il filo, lo passiamo, lo agganciamo al primo archetto, questo inferiore, quindi lo agganciamo al primo, lasciamo un pezzetto più lungo, entriamo nell'archetto con l'uncinetto e ci tiriamo il filo, facciamo una catenella, rientriamo nell'archetto e facciamo una maglia bassa, ne facciamo un'altra, 2 maglie basse, poi lavoreremo una maglia bassa per ogni maglia bassa, cioè per ogni maglia sottostante. Arrivati qui al centro faremo maglia bassa, una catenella e maglia bassa nello stesso punto. Continuiamo a lavorare maglie basse nel contorno. Arrivati nell'archetto lavoreremo 2 maglie basse, 2 catenelle e 2 maglie basse sempre all'interno dell'archetto, 1 e 2, e continuiamo sempre lavorando maglie basse. Dobbiamo fare, l'unica particolarità di questo contorno è che nella parte che dei 2 gruppetti, quindi in questa parte centrale, lavoriamo maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nello stesso punto, mentre nell'archetto andremo a lavorare 2 maglie basse, 2 catenelle e 2 maglie basse all'interno dell'archetto. E questo è il tutto per passare, appunto, per abbellire le ali del nostro angioletto. Quindi continuiamo così fino ad arrivare alla parte finale. Arrivati qui nell'ultimo archetto lavoreremo le nostre 2 maglie basse e ci chiudiamo nell'archetto dove abbiamo iniziato, ci chiudiamo con il primo punto con maglia bassissima. Un attimino, quindi ci chiudiamo nella prima maglia formata, estraiamo il filo e facciamo una maglia bassissima. Potrete avere qualche difficoltà col filo lurex, poi potrete anche comunque fare questo contorno, lo potete fare benissimo anche con il rosso e quindi sempre con cotone, comunque così diciamo che ha la sua particolarità. Chiudete e possiamo tagliare il filo. Allo stesso modo contornate l'altra, fissiamo il filo e poi lo facciamo passare fra le maglie e lo tagliamo. Allo stesso modo lavoriamo l'altra parte e ci rivedremo per fare la parte superiore del nostro, la coroncina, scusate, non mi veniva il nome, la coroncina del nostro angioletto. Ho terminato il rifinimento delle ali dell'angioletto, quindi lo appoggio qua vicino all'altro e prendo l'anellino di plastica che è facilmente trovabile perché nelle bottiglie proprio di plastica, è l'anellino che c'è sotto il tappo, e con questo faccio la coroncina dell'angioletto, quindi è un riciclo veramente creativo. Allora prendo il filato lurex
in questo caso perché io ho rifinito con questo, però se voi rifinite con un cotone di diverso colore, la coroncina di conseguenza la farete dello stesso colore. Quindi prendo il filato e la coroncina, entro l'uncinetto e faccio passare dall'altra parte il filo. Faccio una catenella, rientro nel cerchietto, riprendo il filo, lo faccio passare e faccio la maglia bassa, rientro nel cerchietto, faccio passare il filo ed eseguo una maglia bassa, praticamente facendo tutto questo. Quindi entro nel cerchietto, prendo il filo, lo faccio passare ed eseguo una maglia bassa. Entro nel cerchietto, faccio passare il filo ed eseguo una maglia bassa. Dobbiamo lavorarci tutto questo cerchietto, tutto con delle maglie basse, semplicissime maglie basse. Ce lo lavoriamo e ci vediamo al momento che l'abbiamo terminato. Ho finito di lavorare il mio cerchietto ed ora taglio il filo ed è pronto per essere inserito nella parte dietro. Praticamente decidiamo prima la parte che vogliamo fare, di che è uguale. Dobbiamo solo decidere la parte che vogliamo fare davanti e dietro per poi inserire il nostro cerchietto nella parte desiderata con un goccino di colla a caldo o di colla per tessuti, inserendolo all'incirca così e quindi fissandolo per bene così che non si veda, non si leva. Ho terminato l'angioletto, ho inserito la coroncina, l'ho attaccata con colla per tessuti e qui c'è la versione in dorato e qui la versione in argento. Diciamo comunque che è un formato molto bellino e soprattutto io questo non l'ho inamidato come non ho inamidato quell'altro. È facilmente utilizzabile anche così perché sta alla perfezione e quindi non tende comunque a piegarsi. Però io ora vi voglio spiegare in 2 parole come inamidare i lavori. Allora, se volete inamidarlo con il Vinavil, dovete fare una dose di acqua, quindi se prendete come riferimento una tazzina di acqua e una tazzina di Vinavil, lo mischiate per bene, magari mettete qualche goccino in più di Vinavil, mischiate per bene, immergete il lavoro, lo strizzate, dopodiché gli fate prendere la forma con le mani. Non per forza lo dovete mettere diciamo, in una forma. Mano a mano che si asciughi, quindi che si asciuga, voi piano piano lo modellate con le mani, sia per quanto riguarda le ali e sia per quanto riguarda il sotto. Mano a mano lo toccate e lo modellate. E mi raccomando, fateli sempre asciugare a temperatura ambiente, quindi senza termosifoni e senza varie opzioni. Per quanto riguarda un altro tipo di soluzione per inamidare, io utilizzo tanto anche acqua e zucchero. Ora vi spiego un pochino il procedimento. Allora mettete una tazzina di acqua e una tazzina di zucchero insieme in un pentolino. In questo pentolino lo diciamo sciogliete per bene con un cucchiaio e accendete il fuoco a minimo. Quando vedete che comunque il composto si è sciolto e che iniziano le prime bollicine, spegnete il gas
e fate raffreddare. Appena è tutto freddo, immergete il lavoro e allo stesso modo come fareste con acqua e Vinavil, modellate e fate il tutto e io vi garantisco che il risultato è ottimo anche in quel modo. Quindi o l'uno o l'altro, anzi fatemi sapere se li provate, commentate qui sotto se provate uno di questi due metodi o tutti e due e fatemi sapere se vi riesce bene. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così mi lasciate un mi piace al video. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.